di iniziare, se volete sostenerci nel nostro lavoro, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati con i nostri prossimi viaggi. Ora partiamo! Apricale, in provincia di Imperia, è un borgo completamente in pietra, di origine medievale, arroccato su una collina e circondato dal verde. Il primo impatto è davvero spettacolare. Arrivando in macchina dopo una curva si aprirà davanti a voi la vista del centro abitato, con le Alpi Liguri a fare da sfondo. Siamo stati qui per la prima volta nel 2013 e in quell'occasione avevamo scelto un alloggio un po' diverso dal solito, un albergo diffuso. La sua particolarità è quella di avere le camere sparse per tutto il paese. Per arrivare alla propria stanza bisogna camminare tra il suggestivo centro storico, un intreccio di stretti carruggi dove il tempo sembra essersi fermato. Nella piazza principale di Apricale alzate lo sguardo al campanile per trovare un'installazione di arte contemporanea intitolata La forza della non gravità. Questa bicicletta è diventata un po' il simbolo distintivo per l'unicità del posto. A pochissimi chilometri da Apricale potete fermarvi per una sosta anche a Isola Bona, un piccolo paesino davvero caratteristico, pieno di archetti di pietra che sormontano le vie. Verezzi è un antico borgo saraceno, un luogo speciale di cui ci siamo innamorati. È composto da 4 borgate: Poggio, Piazza, Roccaro e Crosa. Tutte meritano assolutamente una visita. Sono disposte a diverse altezze sul fianco della collina, unite da mulattiere e strade in pietra, circondate da terrazzamenti e orti splendidamente curati. Sono diversi i sentieri ad anello che si possono seguire tra le borgate, come ad esempio il sentiero natura, quello geologico o quello culturale. Siamo sicuri che qualsiasi strada deciderete di percorrere vi regalerà scorci incredibili e mozzafiato. Un sentiero che ci sentiamo di consigliare, semplice e praticamente adatto a tutti, è quello che dalla chiesa di San Martino scende fino alla borgata Poggio, un tragitto spettacolare in mezzo ad un bosco che passa anche vicino delle grotte. Tutto il paese di Verezzi è costruito con la pietra rosa, tradizionale della zona, che ad oggi è praticamente introvabile. Questa pietra conferisce un aspetto unico e suggestivo all'abitato. Un'altra particolarità è che quasi tutte le case hanno una terrazza al posto del classico tetto. Ad esempio, la terrazza del bed and breakfast dove abbiamo alloggiato, Villa Alda nella borgata Roccaro, ci ha regalato una vista panoramica che non dimenticheremo facilmente. È stato magnifico cominciare la giornata con un'ottima colazione a base di focaccia ligure e con quel paesaggio stupendo davanti agli occhi. Bussana Vecchia è un piccolo gioiello. Paese distrutto da un terremoto e completamente abbandonato, negli anni 60 un gruppo di artisti ha deciso di recuperare gli edifici meno danneggiati e di sistemarli. Con grande volontà e dedizione sono riusciti a creare dalle macerie un villaggio dal grande fascino. Molte delle case ora recuperate ospitano atelier di pittori, scultori, ceramisti, oltre a un mercatino dell'usato, un giardino botanico e anche un bar-ristorante, dove ho mangiato delle deliziose trofie al pesto. Ci è piaciuta molto anche la connessione tra la natura e questo luogo. Le piante rampicanti che ricoprono alcuni edifici sono magnifiche e gli conferiscono un aspetto diverso e bellissimo. L'atmosfera che si respira è davvero rilassante. In ogni angolo del villaggio si incontrano installazioni artistiche e opere d'arte. Si percepisce l'amore che le persone hanno messo nel ricostruire questo borgo, facendolo diventare la loro splendida casa. Forse il più conosciuto dei 5 borghi, Cervo è davvero incantevole. A differenza degli altri paesi di cui vi parliamo oggi, ha un accesso diretto alla spiaggia. Da quest'ultima, la vista sulle casette colorate e sulla splendida chiesa di San Giovanni Battista è incredibile. Questa imponente chiesa viene anche detta dei Corallini,
dato che venne costruita in buona parte coi proventi dei pescatori di Cervo che si erano arricchiti con la pesca del corallo. Per godere appieno della sua atmosfera rilassata, camminate tra le strette vie del paese, tra le botteghe di artigiani e prodotti locali, case dai colori sgargianti e fiori in ogni angolo, per poi sbucare sulla piazza centrale che si affaccia come un balcone sul mare e concedetevi una pausa gelato. Triora è un bellissimo borgo medievale, nella splendida e verdissima Valle Argentina, arroccato su una cresta a 800 metri di altitudine. Proprio qui, tra il 1587 e il 1589, si è tenuto uno dei processi alle streghe più famosi d'Italia. Per questo ancora oggi Triora viene chiamato il Paese delle Streghe. La triste vicenda viene ricreata e raccontata all'interno del museo che si trova all'inizio del centro storico, che oltre alla sezione dedicata alla stregoneria, racconta anche delle tradizioni contadine del paese e della valle circostante. Guardando i campi intorno a Triora potrete notare il grande lavoro di terrazzamento che è stato creato qui negli anni. Molti altri luoghi sono legati alla stregoneria, come la Cabotina, casolare in cui la leggenda vuole che le streghe si riunissero per praticare la loro magia e creare intrugli. In giro per le vie del paese troverete tantissime porte dipinte, ritraenti streghe, fate ed esseri mitologici, che danno ancora di più la sensazione di magia e sovrannaturale che si respira nel borgo. Speriamo di avervi dato qualche spunto interessante sui borghi da visitare nella Riviera di Ponente. È stato difficile sceglierne solo 5, dato che in questa regione, la Liguria, ci sono davvero tantissimi posti stupendi. Fateci sapere nei commenti qual è il borgo che vi è piaciuto di più e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Grazie per essere arrivati fino qui, alla prossima. Ciao! Ciao ciao!